Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 7 al 14 novembre 2022, ma prima di parlare dei fenomeni astrologici volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanella per essere aggiornati di tutti i video che saranno in uscita prossimamente e se vi piacciono questi contenuti di condividerli sui social per aiutarmi a far crescere questo canale. Siamo alla soglia, ci manca poco, vi volevo ringraziarvi, volevo ringraziare chi sostiene il canale, chi mi offre un caffè, siamo alla soglia dei 20.000, mi piacerebbe molto avere 20.000 iscritti per questo mese, sarebbe bellissimo, magari potremmo fare per celebrarli potremmo fare una diretta, oppure potremmo rifare una premiere come facevamo una volta, con un'ora di live chat in cui magari si risponde alle domande, quindi aiutatemi a far crescere il canale. E veniamo a questa settimana dal 7 al 14, una settimana che inizia con una luna piena nel segno del Toro molto molto forte, è ovviamente una luna piena che ha delle simbologie strettamente legate all'economia, è una luna piena che si fa piena perfettamente su Urano retrogrado, quindi insomma porta a galla un sacco di cose e soprattutto riporta in auge, quindi o le fa concludere o le riporta a galla perché vuol dire che l'energia sotto bolle ancora, tutte diciamo le vicende più o meno belle, ma sicuramente determinanti, che abbiamo vissuto dal 5 luglio al 20 agosto, perché questa luna qui fa una sorta di richiamino a quel transito composto, quel transito eccezionale, composto da Marte, Urano e Nodo Nord in Toro. Eccezionale non per, per la sua formidabile fortuna, perché Urano e Marte in Toro sono già praticamente cadute a esilio, quindi non è il massimo, ma nel cielo ha avuto una potenza fortissima quella congiunzione. C'è il video di Marte in Toro in sovraimpressione, io lo sto riproponendo, non è vero, lo devo riproporre nelle storie, nei post di Facebook e di YouTube. Ci sono le previsioni segno per segno, perché? Perché alcune persone non sono riuscite apparentemente a connettersi alla scia di quell'energia, c'è ancora qualcuno che mi dice non è accaduto nulla, sono in attesa. E io sostengo sempre che, nei corpi sottili da qualche parte, quella combinazione, quella centrifuga, quell'incontro di grande rottura è avvenuto ovunque, ok? Non tutti ne vedono immediatamente gli effetti. Quando è che vediamo gli effetti? Quando per esempio adesso c'è questa luna piena, potentissima, che poi voi guardate l'universo, no? La va a far cadere proprio al grado in cui è Urano retrogrado, quindi ritornano, non stiamo andando avanti, ritornano delle situazioni, delle energie che magari quest'estate non abbiamo fatto entrare. Perché? Perché non eravamo pronti, perché Urano era quadrato a Saturno, e, insomma Saturno è il signore del tempo, è come se avessimo vissuto 4-5 mesi sospesi. Saturno è stato retrogrado dal 4 giugno al 23 ottobre, c'è stata un'energia pesantissima, non l'hanno sentita soltanto gli Acquario, che ce l'hanno sulla capoccia, Acquario, ascendente Acquario, Luna in Acquario, ok? Quindi c'è stata una fase di non tempo che serve all'essere umano per far sedimentare le cose che ci capitano, per farcele capire, per farcele assimilare, per farcele digerire, per farcele ripensare. Cioè non sempre, anche se è pesante, non sempre è una sfortuna se non riusciamo a cogliere al volo una cosa, se non la facciamo, se sembra che non capiti nulla. Probabilmente non siamo pronti, non faremo scelte oculate e l'universo in qualche modo ci sta proteggendo. Bisogna anche avere fiducia, ok? E poi muoversi quando dentro si sente quella connessione, quella spinta, che non sono il colpo di testa, ma che sembra che ci guidino, no? Quindi cercare di muoversi quando si è in quella condizione. Quindi i richiamini sono questa luna qui molto forte, e sarà forte anche a livello mondiale,
sto osando, però dovrebbe succedere qualcosa a livello proprio economico e mondiale legato alle risorse, perché la Luna avviene su Urano retrogrado e nodo nord, quindi tutto scritto, e Giove in pesci, le risorse, ma anche le questioni Covid, le questioni sanitarie ritornano, ragazzi, perché Giove in pesci ha quella valenza là, entrambe queste cose tornano e quella luna le richiama, e poi ci sarà dal 7 maggio, il 24 maggio, ho fatto un post, adesso lo faccio uscire, ci sarà Giove in Toro, quando Giove entrerà in Toro ci sarà un anno perfetto, da maggio 2023 a maggio 2024 le cose diventeranno ancora più, come dire, il cambiamento che adesso viene magari annunciato, così accennato. Io credo che sarà una grossa luna, ma insomma il cambiamento che viene annunciato da questa luna più o meno intensamente poi si svilupperà, fiorirà, è come un seme piantato che si svilupperà nella primavera del 2023. Sono andata già a guardarmi sotto Covid con un occhio aperto e un occhio dove mi sono guardata delle cose molto interessanti di Saturno in pesci, dei ritorni di Saturno in pesci, cose bellissime, quindi abbiamo un 2023 promettente, no? Promettente, sicuramente meno decadente in teoria di questo 2021-2022. Ma affinché il nuovo arrivi, insomma, il vecchio deve un po' crollare, no? Almeno nelle sue forme più desuete. Quindi abbiamo detto luna piena in Toro, novità nell'economia, a livello personale novità nelle coppie, ovviamente novità economiche anche all'interno delle nostre vite, compravendite, perché insomma il Toro ha delle questioni immobiliari, ha una simbologia immobiliare molto forte, trasferimenti, cure, operazioni, guarigioni, diete, novità legate anche insomma al benessere, all'estetica. Il segno del Toro non è prettamente come la bilancia legato magari al cinema, ma sicuramente al teatro, alle forme di arte, no? Magari no? più dal vivo, senza l'interfaccia del mezzo, dello strumento, ma potrebbero esserci delle novità, sia se siete degli artisti, se mi stanno ascoltando gli artisti, che a volte vengo, come dire, lusingata, omaggiata da delle persone che insomma fanno un lavoro bellissimo, che mi scrivono, sia nella moda, nel cinema, nella musica, e sia che siate degli artisti, sia insomma a livello, no, di questi ambiti ci sono dei cambiamenti e delle belle novità. La luna è largamente, perché non è tecnicamente, non è in sestile, ma comunque forma un buon aspetto anche con Giove, è in sestile con Nettuno, quindi si crea un bel mix, e trigono a Plutone che è tornato diretto, quindi ci sono assolutamente dei cambiamenti. Nelle giornate successive alla luna piena, quindi le giornate dalla metà del 9, 10 e 11, ci sarà secondo me una luna un po' delicata in Gemelli, calante ormai, congiunta a Marte retrogrado, quadrato a Giove e Marte. Allora, questo è un Marte in Gemelli retrogrado che secondo me porta i giovani, porta molto sulle questioni dei giovani, le baby gang, sono tutte queste cose molto spiacevoli, ma anche di grande sofferenza, che questi giovani facendo queste cose, no? Magari le risse, le maxi risse, il pestaggio al barbone, insomma tutte queste cose spiacevoli che si sentono, che per carità insomma tutto il mondo è paese, ci sono sempre state insomma, però sicuramente post Covid la gioventù sta manifestando un malessere, no? Quindi probabilmente la retrogradazione di Marte farà
come porterà, insomma, non so se le istituzioni, comunque forse il sistema scuola, insomma, ci sarà molta energia, molta tensione, molta attenzione su queste questioni legate ai giovani, nonché all'editoria e nonché ai social, quindi sono delle giornate un po' delicate quelle lì, per quelle questioni. Se avete, non lo so, delle tensioni, dei battibecchi, quando l'energia è così forte, no? Io consiglio sempre di fare un passo indietro. Scegliamo un altro momento per confrontarci, perché potremmo dire poi cose di cui ci pentiamo, no? E magari dall'altra parte non trovare la comprensione e l'equilibrio, no? Per dare il giusto peso alla parola di troppo. Quindi quelle sono giornate 9, 10 e 11 in cui io eviterei confronti, battibecchi, che ne so, il battibecco al semaforo, perché le situazioni possono un attimino trascendere, quindi questo è un piccolo consiglio che ci danno le stelle. Poi la settimana finisce con una luna in Cancro che sì è opposta a Plutone. Quando c'è la luna in Cancro opposta a Plutone ci sono i malumori, però i trigoni di Giove e i pianeti in Scorpione formano quei fantastici punti di Talete che insomma fanno fluire l'energia, quindi sicuramente il fine settimana sarà migliore. Poi la prossima settimana già vi anticipo che entreranno tutti i pianeti in Sagittario e insomma la seconda parte di novembre sarà un po' turbolenta perché si opporranno a Marte, ma vedremo che cosa accadrà, magari sarà soltanto qualcosa a livello mondiale. Quindi questo è più o meno il piccolo excursus della settimana. Saturno è tornato diretto, come accennavo all'inizio, quindi soprattutto per i segni d'aria, Ariete e Sagittario, le cose, no, vanno spedite. Ovviamente questo vale, ve lo anticipo già, anche per chi ha gli ascendenti in questi 5 segni, chi ha la luna, chi ha l'stellium, e c'è tanta energia che nel settore in cui voi avete questi segni parte, fluisce, quindi dominano, no? È come se fossero dei capifila, dei capotreni che vanno avanti e hanno tanta energia, spingono e quindi realizzano successi, non dovrebbero subire particolari intoppi, quindi c'è una sorta di grande equilibrio soprattutto per questi 5 segni, ma anche i segni d'acqua iniziano a prendersi le loro rivincite. Lo Scorpione adesso lo vedremo a questa luna, ma è l'ultima, come dire, sfida del 2022, poi un cielo d'acqua finalmente restituirà a questo segno tutto quello che gli deve tornare, vi riprenderete tutto quello che è vostro. Quindi andiamo a vedere che cosa accade questa settimana, ma dopo la sigla, che questa settimana è anche nuova. Fatemi sapere se vi piace. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana è una settimana dall'impronta particolarmente economica, o volendo, come dire, allargare un po' per traslato, no? Allargando un po' il senso della cosa, è una settimana di valutazioni per quanto riguarda il vostro potere personale, economico, affettivo, quindi diciamo che il trend della settimana, che si inaugura con una potente luna piena nel segno successivo al vostro e congiunta ad Urano, per voi sarà: ce la faccio o non ce la faccio? Che questo probabilmente non tutti arriveranno a fare una roba del genere, nel senso che c'è chi dice ce la faccio e parte, altri dovranno aspettare la primavera. Quindi questa valutazione della direzione da prendere, delle cose da fare e dei sogni da realizzare potrebbe essere percepita nella scala da 1 a 10 tra 4 e 8, 9, insomma, perché anche l'Ariete, nonostante Giove è stata un po' frenata, però il trend è quello. Se non doveste riuscire a mettere a fuoco, perché c'è chi è ancora un po' confuso, questa luna piena questo sta inaugurando, questa settimana quello accade, cioè se siete capaci di realizzare un sogno, qualunque esso sia, o capaci nel senso proprio di forze, di risorse, no? Di tutti i tipi, se siete, diciamo, in grado di andare verso la
felicità. Questa è Milla Amiagolato. Adesso lei si dispensa consigli anche per l'Ariete, quindi insomma la prendiamo come buona. Allora, voi avete avuto Giove, che è il pianeta della grande fortuna, ma è anche un pianeta, è un espansore, quindi fa realizzare, fa sviluppare, fa fiorire il campo che trova. Avete avuto Giove dall'11 maggio al 28 ottobre. Alcuni sono riusciti a prendere il là e quindi a iniziare delle cose, no? Di qualsiasi tipo, perché poi Giove si estende a 360 gradi, nuove relazioni, nuovi lavori, anche partenze, nuovi corsi di studio, proprio cambiare vita anche a 360 gradi, ripartire in un altro posto, insomma tante cose, no? Alcuni invece hanno coronato delle situazioni, perché Giove è anche questo. Giove ti fa cambiare status, ti fa andare in pensione, ti fa entrare, no? Ti fa entrare di ruolo in un posto, ti fa avere il contratto a tempo indeterminato o un primo contratto, insomma, indica proprio, ti fa vivere la paternità e soprattutto quando è all'ascendente ti fa cambiare lo status, ti fa sposare, separare, divorziare, fa proprio, ripeto, andare in pensione, essere assunti, diventare sindaco, sapete quelle cose un po', no? Ufficiali, quelle cose legate proprio all'ufficialità del personaggio. C'è chi ha approfittato di Giove per chiudere un ciclo, probabilmente iniziato nel 2011, e chi invece ha coronato qualcosa. Per tutti quelli che non hanno coronato ma hanno chiuso un ciclo, voi dovete rinascere e il 20 dicembre Giove ritorna nel vostro segno. Questa retrogradazione in realtà è un interessante last chance. Perché? Perché Giove torna in pesci, torna in un pianeta introspettivo, no? Segno dei pesci congiunto a Nettuno, quindi sblocca qualcosa a livello psichico, a livello psicologico, a livello di consapevolezza e anche a livello di maturità. Sta 2 mesi, il 25 novembre, quando il Sole sarà già in Sagittario, segno vostro amico, quindi quando già l'energia sarà diventata molto più concreta, molto più lucida, molto più positiva e soprattutto parlante la vostra lingua, quindi capite immediatamente che cosa sta succedendo. Il 25 novembre Giove torna diretto e quindi voi in questi 2 mesi avrete fatto una serie di valutazioni per cui potrete veramente fare un Natale di rinascita. Quindi chi non è rinato prima non ha perso niente, ragazzi, state soltanto mettendo a posto le vostre cose, le vostre situazioni, perché ognuno vive la vita, arriva ad un appuntamento per esempio con Giove ogni 12 anni in una maniera diversa legata alla sua evoluzione. Però Giove, anche se magari non ha fatto succedere niente, magari vi ha fatto venire in mente delle cose, vi ha fatto venire voglia di cambiare vita, voglia di realizzare qualcosa, voglia di star meglio. E questa settimana, con la luna piena in Toro, voi, congiunta ad Urano retrogrado, iniziate a valutare se riuscite a cambiare, perché questo è. Se riuscite a cambiare lavoro, se riuscite a cambiare casa, se riuscite a fare il mutuo, se riuscite a rompere una relazione e a iniziarne un'altra, se riuscite a rompere una relazione e a camminare sulle vostre gambe, se riuscite ad aprire quell'attività, se riuscite a smettere con quel vizio, con quella dipendenza, se riuscite finalmente a stare bene dopo un periodo pesantissimo e quindi a riacquistare il benessere, e se non ce la fate, rivolgetevi a qualcuno che vi aiuti, ok? Cioè fate una valutazione molto pragmatica di quello che riuscite a fare. Questa luna sarà fantastica da quel punto di vista, e però poi agite, perché l'astrologia spiega molto chiaramente perché ci troviamo in una situazione e quale tipo di energia stiamo vivendo e ci ha spinto lì. Però ragazzi, non guarisce e non fa il lavoro al posto nostro. Quindi nel momento in cui sappiamo qualcosa e magari mi scrivete Giove non mi ha portato nulla, là c'è un vizio di forma nostro. Ok, mi ci metto anch'io che ho il governatore in Ariete, per dire, no? Perché? Perché il lavoro lo dobbiamo fare noi.
Giove magari porta l'opportunità, e se vediamo che non riusciamo a fare qualcosa, se vediamo che ci siamo impantanati, vuol dire che dobbiamo rivolgerci a qualcuno che riesce a darci il punto di vista, la soluzione, la lettura, la cura, ok? A qualcuno ovviamente competente che ci aiuti ad uscire da quel pantano, perché l'astrologia spiega, Giove sta là, Giove sta sicuramente in Ariete, il 20 dicembre c'è un nuovo appuntamento, dal 20 dicembre fino al 20 maggio se non sbaglio, o al 7 o il 20 maggio, però dobbiamo essere noi in condizione di vincere questa gara, perché è come andare alla maratona di New York e non essersi allenati, quindi dipende da noi. Quindi usate questa settimana per fare le valutazioni, per vedere che cosa vi manca e per correre ai ripari. Le giornate successive alla Luna, quindi 9, 10, 11, ci sarà una Luna in Gemelli congiunta a Marte retrogrado. Potrebbero avvenire chiarimenti successivi probabilmente proprio alla consapevolezza portata all'8 e il 9 dalla Luna in Toro. Potrebbero avvenire chiarimenti, anche discussioni. Sappiate che è un transito leggermente delicato perché sarà quadrato a Giove, quindi se dovete approfittare, perché comunque la Luna in Gemelli è vostra amica, Marte in Gemelli, anche se è retrogrado è vostro amico, poi è trigono a Saturno, se dovete chiarire qualcosa con qualcuno, se dovete fare un lavoro legato alla comunicazione, fare delle richieste, insomma cercate di chiarirvi le idee prima, perché c'è un'energia che può essere risolutiva, ma solo se avete fatto chiarezza dentro di voi, perché voi scoprirete che quello che pensavate di voler dire, di voler fare, forse va aggiustato. Quindi se non siete sicuri, se avete dei ripensamenti su cose proprio da comunicare o viaggi da fare, mettete in stand-by. Ebbene, con Marte retrogrado, quadrata a Giove e a Nettuno, mettersi in stand-by finché non sarete decisi. State sereni che la prossima settimana ancora con i pianeti in Sagittario le cose saranno già più chiare, quindi se potete e vivete delle incertezze nelle comunicazioni e negli spostamenti, mettetevi in stand-by. Mi raccomando, io vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana mega e unica luna piena dell'anno nel vostro segno, perché ogni mese c'è una luna piena che si fa nel segno opposto al segno zodiacale del mese e ogni volta è a giro. Mi sono incartata un attimo, siamo nel segno dello Scorpione, la luna si fa piena nel segno del Toro. Quando saremo nel segno del Sagittario, la luna si farà piena nel segno dei Gemelli. Insomma, di solito sfalsa di poco, di solito c'è questa corrispondenza. E quindi mega luna unica e potentissima, luna piena nel vostro sole, quindi tutta per nel vostro sole, nel vostro ascendente. Se avete dei pianeti importanti nel segno del Toro, sentita potentemente perché si congiungerà ad Urano retrogrado e al nodo nord. Quindi cosa accade? Saturno, signore del karma, ormai è del tempo, del destino, no? Ormai è diretto, quindi si va nel futuro. Però per realizzare il vostro potere personale, per realizzare i vostri obiettivi, insomma per raggiungere questa cosa che voi desiderate tanto, questa settimana probabilmente si verificheranno dei eventi medio grandi, insomma di una certa portata, che vanno a consacrare qualcosa che era a consacrare o a concludere o a definire, poi decidete voi a seconda della situazione che state vivendo, qualcosa si conclude, si compie qualcosa che era iniziato fra il 5 luglio e il 20 agosto 2022. Quindi tutto come se fosse un richiamino, un richiamo legato all'energia dello stellium tra Marte in Toro, nodo nord in Toro e Urano in Toro, che tra luglio e agosto hanno vissuto tutti
è stata vissuta anche a livello mondiale, ha portato insomma grandi cambiamenti perché sono due pianeti che insieme uniscono un'energia fortissima e il segno del Toro, o chi ha l'ascendente Toro, o chi ha una luna in Toro, insomma, o chi ha Stellium in Toro, insomma pianeti Venere in Toro, Marte in Toro, l'avrete sentita ancora di più, ha recepito direttamente quell'energia, come attraverso un cambiamento grande, un lasciare andare il passato, un lasciare andare qualcosa su cui avete esteso il vostro possesso, magari per molto tempo. È probabile che, visto il ritorno del nodo nord in Toro e del coinvolgimento del nodo nord in Toro in tutta questa storia, è probabile che per molti di voi si chiudano cicli iniziati nel 2003-2004, quando c'era il precedente ciclo del nodo nord nel segno del Toro, quindi qualcosa che si chiude, no? Qualcosa che si conclude, perché insomma Urano è uno scatenatore di avvenimenti che fa succedere le cose anche molto velocemente, ma non è un sigillante, no? È qualcosa che è un rivoluzionario, quindi o c'è una trasformazione di quello che è iniziato nel 2002-2003 o c'è un distruggere il vecchio e far ricrescere il nuovo. Per curiosità sono andata a controllare un altro ciclo che potrebbe ritornare nelle vostre vite, è il ciclo legato al precedente ciclo del nodo nord in Toro, scusate l'incertezza, che risale ad un precedente ciclo rispetto al 2003-2004, che risale all'autunno del 1984, anzi a settembre, tecniche proprio per essere fiscali e pignoli, dal 12 settembre 1984, altre cose che potrebbero chiudersi, ai primi mesi, è stato abbastanza lungo, quindi ha avuto una grande retrogradazione, ai primi mesi del 1986. E per primi mesi vi lascio proprio la data precisa, 6 aprile 1986. A me sta dicendo tanto della mia vita personale, non ero mai andata a guardare delle cose. Un altro ciclo, per chi è abbastanza grande, da poter godere di queste, come dire, di queste chiusure, no? Arriviamo al 1966 e un altro ciclo che potrebbe concludersi, quindi vicende legate a quel periodo, inizia il 19 gennaio 1966 e va a finire al 1967. Questa volta non dura 2 anni, non è così lungo, vi dico quando si conclude. Le ultime parole famose, fino al 20 agosto 1967. Ovviamente se volessimo andare a ritroso andremmo intorno al 1947, probabilmente. Ora che ci penso, a questo punto, visto che mi sono incuriosita, il 1947 sta tornando prepotentemente per tutta una serie di cose, ma parlo a livello mondiale, quindi quello che accadrà con questa luna lo sentiremo tantissimo. E sì, nella seconda parte del 1947, dove gli accordi famosi, per chi segue i video di politica che faccio, di politica mondiale che faccio, dove gli accordi dell'Italia con gli alleati che la salvarono furono abbastanza vincolanti e controllanti, ritorna anche questa questione che se lavorate in uno dei settori, no, magari interessati da quegli accordi, potreste vedere una trasformazione anche da quel punto di vista. Quindi una cosa che accade all'esterno, a livello mondiale, perché si potrebbero rivedere quegli accordi, e che voi rivivete personalmente. Comunque è sicuramente una prova abbastanza forte quella di questa settimana, perché è una trasformazione rapida e veloce, quindi tutto quello che magari si era pensato di fare nei mesi scorsi,
adesso si concretizza, adesso viene toccato con mano ed è qualcosa che vi riguarda, che riguarda il vostro potere personale e anche il vostro equilibrio tra il lasciare andare. Potrebbe anche non essere una cosa sola, quella da lasciare andare e la rivoluzione da fare. Se avete trattenuto troppo, potrebbe toccarvi di lasciare andare. Se vi sentite in disequilibrio, se sentite delle emozioni molto forti, contrastanti, perché insomma il toro quando controlla, quando possiede, quando non ha imprevisti ma una routine ben oliata, è pacificamente tranquillo. Invece quando poi cominciano i cambiamenti, comincia ad allarmarsi e a turbarsi, magari no, anche in maniera eccessiva, e quindi laddove ci siano troppe abitudini consolidate, troppi cambiamenti rifiutati, troppe cose tenute fuori dal fantastico orticello che il toro riesce a crearsi, se insomma, se il tempo è pronto, se Saturno diretto, se il Signore del tempo decide che è ora che insomma certe cose le lasciate andare, potrebbe accadere questo. Quindi se vi sentite turbati, lavorate sull'accettazione, perché è un momento di trasformazione meraviglioso che ovviamente è accompagnato, non siete lasciati soli, avete Giove e Nettuno, quindi qualcuno che vi sta bene, che vi protegge, che vi fa stare bene anche dal punto di vista psicologico, la fede, la spiritualità, la fiducia nella vita. Vivete un momento di particolare centratura. Poi dopo Giove a favore, no? Avrete a marzo Saturno che vi farà concretizzare cose completamente nuove, avrete veramente una primavera, poi arriverà Giove, quindi per tutti quelli che con questa luna magari non concludono completamente, ma magari iniziano qualcosa che è iniziato l'estate e devono ancora vederne gli effetti, da maggio 2023 quello che questa luna promette sboccerà e darà vita ad un anno meraviglioso, quindi settimana di grandi, profondi rinnovamenti legati al possesso, al controllo, ai rapporti, alle transazioni, alle compravendite, agli immobili. Non avete ancora finito di trasformarvi, ma l'anno prossimo ritornerà il grande benessere, la grande tranquillità nella vostra vita. Quindi state sereni e abbiate fiducia della vita. Io vi faccio un grandissimo augurio per questa luna così dirompente. Fatemi sapere che passa il convento e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana dal punto di vista psicologico è particolarmente liberatoria, quindi sarete sicuramente felici. Voi avete già Marte ormai retrogrado su Sole, ascendente, non so se avete la Luna in Gemelli, perché insomma ormai nei commenti mi chiedete ma devo ascoltare se ho uno stellium nel segno, anche quel segno? Io dico sì, certo, certamente, perché vi dà delle indicazioni importanti e quindi potrebbero esserci, diciamo, ad ascoltare questa porzione dell'oroscopo della settimana, persone che magari oltre all'ascendente, oltre al Sole in Gemelli, hanno uno stellium, la Luna, Marte, Mercurio. Quindi se ne accorgerà principalmente l'ascendente Gemelli, ma questa settimana, ma anche tutti, anche gli altri, poi fatemelo sapere, insomma, se avete il Sole, la Luna, Mercurio, altri pianeti, questa settimana rilasciate qualcosa che vi appesantiva tanto. Ora bisogna capire se siete pronti o no, perché comunque ci sarà una luna piena, la settimana viene inaugurata da una luna piena in Toro potentissima congiunta a Urano retrogrado, quindi era una cosa, un cambiamento, una rivoluzione, una ribellione, un mandare tutti a quel paese e liberarsi di qualcosa, un affrancarsi da una pesantezza, no? Anche un ricordo, ragazzi. Qua parliamo anche di
di memorie magari no, non elaborate, di pesi sull'inconscio, sapete, sensi di colpa, oppure visto che parliamo del segno del Toro, di un legame, di una sudditanza psicologica che magari avevate nei confronti dei genitori, di un'idea, di un ideale, di un'ideologia, perché no, voi siete i figli della mente, quindi siete venuti a tutto in voi è psicologico, è proprio legato alla psiche, siete proprio venuti a perfezionare questo aspetto della vostra vita, no? E a farvi una vostra onestà intellettuale, quindi è facile che spesso viviate l'esperienza no, del condizionamento. Ora, a livello di condizionamento, questa settimana è strepitosa, tutto il vostro tema parla di crescita, voi non siete più gli stessi se doveste guardare nel passato, voi non siete più gli stessi del 10 marzo del 2020, giorno in cui Saturno ha fatto l'ingresso nel segno dell'Acquario, che è amico, ma vi ha chiesto molto proprio in termini di crescita, di consapevolezza, di ampliare la visione, di ampliare le conoscenze, e quindi di rimettervi a pari con tutta una serie di mancanze proprio a livello personale, proprio di limiti personali, proprio a livello psicologico che avete colmato. E questa settimana ci sarà una settimana dal rilascio importante. Se siete pronti ve ne accorgete perché non soffrirete ma vi sentirete particolarmente liberati. Se invece poi nelle giornate successive all'8, quindi il 9, il 10, l'11, magari che ne so, sentirete un turbamento, forse non eravate prontissimi a lavorare su questa esperienza, però sappiate che questa luna piena non porta nulla che non fosse destinato a voi e vale per tutti, proprio a livello mondiale, perché è una luna piena che si congiunge al nodo nord, che è proprio il signore è legata al destino, al karma, alle cose da fare in questa vita, più che Saturno, no, uguale a Saturno, e a Urano, quindi il cambiamento era insito. Ritornano anche per voi le cose, le consapevolezze, anche questo rilascio, diciamo, di pesantezze, sollevato, risollecitato da questa luna in Toro, da questa luna piena in Toro dell'8, è collegato a sblocchi, consapevolezze, fratture di qualche idea rigida, ad un'uscita proprio dalle certezze illusorie che si sono verificate tra il 5 luglio e il 20 agosto del 2022, quando si sono incontrati nel segno del Toro precedente al vostro Giove, Urano e no, Giove ragazzi, il nodo nord, scusate, Urano e Marte, quindi è già lì che siete cambiati. Questa luna ripropone, riconferma, forse sancisce, definisce il cambiamento, i frutti di questa strepitosa, di questa strepitosa rivoluzione, di questo strepitoso abbandono delle certezze illusorie, li vedrete da maggio, a fine maggio, quindi al vostro compleanno del 2023, e vivrete un anno molto particolare di grandi cambiamenti nel 2023 che poi per voi sfocerà nell'ufficializzazione di un cambiamento ormai incontenibile da maggio 2024, quando Giove dopo 12 anni entrerà nel vostro segno zodiacale e a breve farò uscire i transiti e i cicli di Giove in Gemelli. In queste ore faccio uscire Giove in Toro e domani dopodomani farò uscire Giove in Gemelli, così iniziate già ad entrare nell'ottica di quale è l'anno, no? Di quale è il cambiamento che si sta compiendo, perché l'astrologia è molto utile dicendoci, anticipandoci i transiti, no? Di diversi anni. Insomma, così uno va verso il cambiamento con una consapevolezza diversa. Le giornate del 9, del 10 e dell'11, fino a metà giornata, con la luna calante nel vostro segno su Marte retrogrado, potrebbe portare dei momenti di grande indecisione, soprattutto successivi alla mega luna piena del Toro, di grande indecisione, di grandi tensioni, poi dipende anche di qualche battibecco, di qualche
di qualche tensione, di qualche frizione, di qualche forse parola in eccesso che potrebbe verificarsi nell'ambito lavorativo. Allora, quelli sono 2 o 3 giorni molto delicati, un po' per tutti, perché voi principalmente, perché potrebbero esserci fraintendimenti, no? Misunderstanding, perché Marte è retrogrado in Gemelli, quindi magari avete un qualcosa che non vi era sceso con qualcuno, no? Magari un collega, qualcosa che non vi era andato bene, qualche dinamica. Passa la Luna che sollecita questo Marte che ormai è retrogrado, quindi con le retrogradazioni, no? Marte è retrogrado nel segno Ciarliero dei Gemelli, il battibecco dietro l'angolo. Si potrebbe verificare l'occasione di trovarvi di fronte con la persona o le persone con le quali avete avuto qualcosa di poco chiaro, di poco carino, sapete, le solite problematiche di tutti i giorni che si verificano in ambito per esempio lavorativo. E ci sarà però Giove in pesci congiunto a Nettuno, quindi è una bugia detta a fin di bene, un'esagerazione, una cattiva interpretazione, insomma si potrebbe sollevare un polverone che, consiglio che vi do, non aderite a questa frequenza perché sono un paio di giornate un po' complicate che poi potrebbero avere quando uno magari è un po' più nervoso del solito oppure ha deciso che deve cambiare vita, magari poi si dicono cose, poi ci si pente, poi magari hanno delle conseguenze. Quindi giornate del 9, 10 e 11, il consiglio delle stelle è di essere schisci, di tenervi proprio a distanza da tutte le situazioni complicate, di fregarvene un po', di fare veramente, di applicare proprio la tecnica del chi se ne frega. Cercate di rispondere quando avrete la mente tranquilla, probabilmente quindi già sul finale della settimana, quando la Luna entrerà nel segno del Cancro e formerà un trigono con Giove, quindi evitate queste giornate giusto di frizioni, fate un passo indietro perché a volte poi le cose si possono complicare quando c'è il fattore emotivo molto importante in mezzo, Giove e Nettuno in pesci, insomma un po' lo fanno, poi insomma danno adito a fantasticherie, a cattive interpretazioni, a chiacchiere, quindi lasciate correre e aspettate che le acque si plachino da sole, oppure comunque fate il minimo sindacale senza eccessi e la settimana andrà felicemente bene, altrimenti poi già dalla prossima entreranno un sacco di pianeti nel segno del Sagittario, si oppongono a Marte e gli animi si scaldano ancora di più. Mi raccomando, fate bravi, quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana e per il vostro benessere e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, benvenuti ad una settimana davvero positiva. C'è una luna piena in Toro che si congiungerà sicuramente ad Urano e definirà alcune situazioni o comporterà degli impegni nelle amicizie. Però ragazzi, veramente avete un cielo super dignitoso, quindi questo lo dico per tranquillizzare tutti quei Cancro che sono realmente affaticati dagli ultimi 3 o 4 anni, perché tra Giove, Saturno, Plutone, pianeti in Capricorno, in Ariete, chi più ne ha più ne metta, e poi veniamo da un ottobre zeppo di pianeti in Bilancia che portano tante novità perché sono cardinali come voi, come il vostro Sole, come il vostro ascendente Cancro, quindi hanno il potere di far switchare le cose, quindi di farle cambiare veramente, però ovviamente non sono comodi, non sono sono sfidanti e diciamoci la verità, quando si arriva già stanchi, già provati, già emotivamente, insomma un po' debilitati, anche se si tratta di pianeti veloci, anche se servono per sistemare le cose, perché poi le cose le stanno sistemando. Ottobre è stato molto importante per la famiglia o vi siete proprio ritirati? Avete deciso proprio di ritirarvi in famiglia per una ragione o per l'altra ed è servito in qualche modo anche quello, ma adesso questa settimana insomma si riprende, si riparte, abbiamo già detto nella scorsa settimana, ci sono tanti pianeti in Scorpione che per alcuni di voi, forse già dalla luna nuova scorsa, hanno portato novità in amore o in questioni legate alla fortuna e alla creatività che troveranno
ulteriore fortuna e un proseguo, state pur certi di questo, perché i pianeti in Scorpione entro le prossime 2 settimane, quindi entro la prima metà di novembre, si incontreranno con Giove, e quindi quello che deve nascere, quello che deve sorgere e gli sviluppi che alcune situazioni meritano di avere in tempi anche abbastanza veloci, li avrete da questa settimana alla prossima. Avrete già un quadro. Un quadro molto chiaro, no? Delle belle opportunità. Parlo sentimentalmente, e se siete dei creativi, lavorate nell'arte, insomma, nelle creazioni, nell'estetica, anche per quanto riguarda il lavoro ci sono queste novità. E poi questa settimana l'energia si sposta in un altro settore e mi parla di progetti e di amicizie. Questa luna piena in Toro si fa piena su Urano e Nodo Nord, quindi quello che accade è destinato, insomma, va vissuto, va affrontato. Per alcuni di voi sarà una definitiva chiusura o una definitiva definizione, scusate la cacofonia, scusate il termine, potrebbe con questa luna dell'8 novembre in Toro avvenire la definizione, la chiusura di un processo, di un percorso che è legato o al team o alle amicizie o ad un progetto a cui stavate lavorando, che è iniziata tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando ad Urano e a Nodo Nord si è raggiunto l'impattante e potentissimo transito di Marte. Quindi cosa può essere successo? Che abbiate cambiato squadra, se siete degli sportivi, oppure che ci siano state delle incertezze, delle frizioni grosse, sto di qua, sto di là, che qualcuno di importante se ne va, un capitano se ne va, insomma dei punti di riferimento importanti, e adesso con questa luna in Toro in qualche modo o riprende la situazione di prima definitivamente, perché incredibilmente c'erano ancora delle incertezze, o ci si separa definitivamente. Stessa cosa se sono sorti dei problemi con il team dei colleghi, con la classe se andate a scuola, e anche con degli amici. Ci sono dei cancro, mi avete scritto in molti, che insomma, complice anche altri passaggi, tra cui Giove in Ariete, hanno discusso, hanno avuto da ridire con delle amicizie storiche, e però in alcuni casi queste definizioni, questi incontri chiarificatori hanno dato un risultato positivo, nel senso che dove c'è l'affetto vero, le persone si chiariscono da adulti e quindi si vengono incontro, se c'è un modo di vedere le cose in maniera diversa. Ma dove non c'è affetto, le cose hanno preso una piega molto deludente per gli amici cancro e ascendente cancro, e con questa, e se lo so che voi siete molto affezionati agli amici, che per voi sono una seconda famiglia, so benissimo che soprattutto gli amici di infanzia per voi sono comunque le persone a cui siete legati da molto tempo, magari dall'età scolare, sono importantissimi, però questa luna piena in Toro, molto pragmatica ma anche molto rivelatrice, vi farà comprendere definitivamente se quelle persone ci tengono a voi o se è soltanto una frequentazione dettata dall'opportunità. In quel caso l'astrologia, l'universo, l'astrologia evolutiva che spinge l'essere umano a superare le proprie paure, i propri limiti e a prendere il meglio dai transiti anche quando sono impegnativi, suggerisce di avere amore per voi stessi e di partire da questa luna piena in Toro per ricrearvi un nuovo entourage, un nuovo team, un nuovo giro di amicizie che, come vuole il segno del Toro, siano stabili, equilibrate, affiatate, affettuose, su cui ci si possa contare, che siano presenti, no? Quindi amicizie che abbiano uno stampo legato ai segni di terra, quindi che siano affidabili e che, ragazzi, vi facciano bene, cioè che non siano amicizie tossiche,
non è escluso che in alcuni casi, vista l'opposizione tra la Luna, Urano e Nodo Nord in Toro, opposta a quel team di pianeti, a quello stellium di pianeti, Sole, Venere e Mercurio in Scorpione, non è escluso che ci siano state, che dobbiate prendere delle decisioni, anche perché forse le amicizie o il team nuocevano in qualche modo, comunque vi sottraevano energie e attenzioni rispetto alle vostre storie sentimentali, quindi potreste aver in qualche modo registrato qualche interferenza, oppure riguardo ai figli, a questioni dei figli. Però qui, siccome c'è un'opposizione, può accadere che o gli amici siano stati sinceri e vi abbiano rivelato delle cose, che quindi sono entrate in contrasto con alcune relazioni sentimentali perché forse c'erano delle cose che dovevate sapere, o in alcuni casi invece era un'interferenza perché gli amici fanno anche le amicizie, non gli amici veri, fanno anche questo, spesso interferiscono, seminano pettegolezzo nelle relazioni sentimentali. Questa luna piena in entrambi i casi dovrebbe essere rivelatrice della verità, quindi di dove si trovava la verità, cioè chi ha detto la verità. Quindi io vi auguro che da questo riparta. Ovviamente questa luna piena vi aiuterà a seminare un campo che poi darà dei frutti molto importanti e molto belli, quindi sia che riguardi il team, le amicizie e un progetto che forse è immobiliare o legato alle atmosfere agricole, che sbocceranno in maniera fantastica e maestosa tra il maggio 2023 e il maggio 2024. Quindi l'amore è arrivato o sta arrivando, le amicizie, insomma c'è un repulizio, comunque c'è una comprensione di chi sì e chi no, state rinascendo, siete riusciti probabilmente a spezzare dei nodi karmici importanti anche in famiglia. Nelle giornate successive alla luna piena, l'unica cosa, le giornate del 9, del 10 e dell'11, con la luna in gemelli su Marte retrogrado, vi causerà qualche indecisione, proprio probabilmente a seguito di tutte queste cose che la luna piena ha portato, qualche indecisione e qualche frizione interiore. Se potete, insomma, evitare di comunicare subito quel malessere che avete e aspettare, insomma, alla fine della settimana, probabilmente i chiarimenti e l'espressione di quello che provate sarà più contenuta e soprattutto più gestibile, ok? Quindi ragazzi, cari amici del cancro e dell'ascendente cancro, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come va e passiamo agli amici del leone e dell'ascendente leone. Cari amici del leone e cari amici con l'ascendente leone, io sospetto che con questa luna piena in toro voi raggiungiate un obiettivo lavorativo rivoluzionario, anche non dico come un fulmine a ciel sereno, ma insomma in tempi abbastanza brevi, che è molto, si rivela, ma voi lo sapete già perché vi siete fatti due conti, è molto avventuroso, un pelino rischioso, o comunque è un cambiamento abbastanza importante legato ad una chiusura del ciclo, probabilmente lavorativo o legato ad aspirazioni personali e immobiliari, che è iniziato a cavallo tra il 2003 e il 2004. Quindi c'è una chiusura importante di qualcosa. Se siete sufficientemente grandi, forse si può chiudere anche il ciclo precedente, quello iniziato a fine 1984 e concluso nella primavera del 1986. Quindi possono essere due cicli. A livello di vita delle persone, animico, possiamo andare anche indietro e arrivare al 1966, 67, 40 e qualcosa. Ve lo lascio nel post di Giove in Toro, nel post che esce domani mattina su Instagram e su Facebook.
i cicli del nodo nord, no? Però si arrivava addirittura fino al 1929-30, poi mi sono fermata, insomma, perché poi altrimenti, insomma, si esce dalla dimensione umana, della vita umana, e anche se la vita, insomma, si è allungata molto, per carità, e poi si entra veramente a livello mondiale. Ma per i leoni e per l'ascendente leone si chiude un ciclo, si conclude, si celebra un ciclo legato alle aspirazioni lavorative e a qualcosa che probabilmente collegato al nodo nord del 2003-2004, dell'84-86, si è scatenato, innescato il termine esatto, quest'estate tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando ad Urano e nodo nord c'era Marte, quindi vi ha dato la forza. E che cosa potrebbe essere? Forse dopo 20 anni cambiate posto di lavoro. Me lo fa pensare e sospettare il fatto che voi abbiate quel Marte in Gemelli, tra l'altro retrogrado, in una posizione particolare, per cui vedo anche che cambierete il team. Quindi o avete ricevuto, state per ricevere, se non ve l'hanno ancora detto ve lo dico io, una responsabilità, una promozione a livello, proprio un accrescimento del potere professionale e gestionale. E ovviamente questo comporterà novità nel team di lavoro, nuova squadra, nuove sfide ovviamente, e ovviamente nuovi progetti per i prossimi mesi. Oppure, insomma, se non c'è una consacrazione, c'è un cambiamento. Siete stanchi di una situazione, siete tra quelli a cui Saturno, invece di dare la forza, di accrescere potere, come dire, nelle relazioni interpersonali, ha invece regalato un'uraniana voglia di mandare tutto all'aria, di chiudere il passato e di abbracciare il futuro, ok? E quindi di rivoluzionare la vostra vita. In quest'ottica Saturno è tornato diretto, ci avete pensato un po'. Magari ci avete pensato tutta l'estate fino ad autunno inoltrato. Saturno è tornato diretto il 23 ottobre e con questa luna piena 15 giorni dopo, insomma, probabilmente avete già lanciato la pietra. Se non avete ancora, perché comunque siete segni fissi, quindi prima di perdere il controllo ci pensate un attimo. Se non avete già lanciato la pietra e quindi magari chiesto, dato le dimissioni, guardato intorno, ma io credo che vi siete guardati molto intorno in ottobre da quello che ho visto, con questa luna piena in toro dell'8 novembre, i più resistenti molleranno gli ormeggi, e quindi chi ci ha pensato finora ma non riusciva neanche a farlo, adesso inizierà un processo di revisione della sua vita che sboccerà, inizia adesso con questa luna, con dei tempi un po' misti, perché c'è Urano però nel segno del Toro, quindi non riesce ad esprimersi con una velocità estrema, però c'è la luna in Toro che invece è, come dire, molto prudente. Fatto sta che il processo di revisione, di stravolgimento, di guarigione, perché se il passato non vi è piaciuto vuol dire che avete un nuovo obiettivo, che è quello di stare bene a 360 gradi, e quando vi mettete in mente che di dover raggiungere un obiettivo non vi ferma nessuno, quindi questa luna ve lo rivela e si compirà tra il 20-23 maggio, domani esce il post su Giove in Toro, tra maggio 2023 e maggio 2024, quindi quando Giove, signore della fortuna e dilatatore ed espansore di opportunità, farà fiorire quel campo che voi inizierete a seminare adesso. In realtà già dalla prossima settimana, con i pianeti in Sagittario, il Leone avrà finalmente, si può dire, inizierà la fase di relax, forse riuscite a darvi una vacanza, a concedervi una vacanza, perché l'estate è stata non so, da schiacciasassi, forse finalmente riuscite a dedicarvi all'amore. Se tra le rivoluzioni che avete fatto grazie a Saturno o a causa di Saturno e Urano vi manca l'amore, da metà novembre arriva anche quella, una strepitosa Venere in Sagittario, poi raggiunta il giorno dopo da Mercurio, poi ci saranno tutta una serie di lunazioni, vi porteranno anche complice Giove in Pesci, che vi fa rinascere, vi fa prendere vi fa attingere al vostro potere personale,
e potremmo dire veramente che voi il 20 dicembre, quando Giove ritornerà a favore nel segno del Leone, rinascerete veramente come proprio come proprio come il Natale, proprio insieme al Natale, proprio ci sarà qualcosa di mistico dopo aver tanto dato, perché veramente avete avuto contrari, Saturno e Urano, e non è roba da poco, perché sono i governatori del vostro, diciamo, discendente messi l'uno contro l'altro, quindi diciamo che sono crollati castelli, certezze illusorie, abitudini, avete cambiato casa, marito, moglie, lavoro, siete andati all'estero. Se non ci siete ancora andati, sappiate che ci andrete presto. Insomma, grandi rivoluzioni sono passate, no? Dalle vostre parti, e quindi è giusto che questo Giove vi faccia rinascere. Questo è un momento, questa settimana, a parte la Luna in Toro, in un settore legato alle aspirazioni, al successo, che vi porterà lontano, questa settimana è ancora un po' intimista, no? I pianeti in Scorpione vi spingono a stare, ed è giusto che sia, no? A vivere un po' quel laboratorio alchemico che è l'energia scorpionica, composta da Marte, è un Marte d'acqua, però, quindi un Marte emotivo che vi fa connettere con le emozioni, e Plutone che ve le fa trasmutare. State rilasciando tanto, state lavorando tanto, state entrando a contatto con magari con delle cose irrisolte, che questa luna piena in qualche modo segnerà un punto, ok? Quindi settimana molto intensa, anche la successiva sarà intensa, però dalla successiva io mi sento di tranquillizzarvi, perché è vero che state concretizzando tanto, è vero che state ottenendo con tenacia dei grandi obiettivi e che siete sfiniti, però ci vuole anche il meritato riposo, ok? Anche se siete dei leoni e delle leonesse ruggenti, è bene attendere i pianeti in Sagittario che vi fanno un gran bene. Ci saranno nella seconda parte del mese di novembre, forse delle dispute, delle tensioni fra gli amici e l'amore. Anche voi dovrete forse dividervi un attimo, oppure tra il divertimento e un progetto, però poi arriverà Giove e vi farà capire dov'è la strada per armonizzare tutto quello che sta capitando nella vostra vita. Quindi se con questa luna consacrate, complimenti, auguri, perché avete fatto un lavorone. Se con questa luna inizia la rivoluzione di tutta la vostra vita, è perché avete tenuto duro finora, ma adesso mollate gli ormeggi. Sappiate che a maggio avrete un piccolo paradiso se avete seminato bene. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana una potentissima luna piena in Toro, nell'amico segno del Toro, rivoluziona un po' le vostre certezze. È assolutamente positiva, però, probabilmente vi spinge ad andare lontano. Se quel lontano nella vostra vita, no? Perché poi l'energia va dove deve andare. Se quel lontano viene inteso da voi, dalla direzione che avete preso, insomma da quello che fate, come il superamento, no? Di nuove consapevolezze, allora è probabile che iniziate un corso, una nuova formazione, cambiate l'università, vi riscrivete, no? Quindi questa luna segna l'inizio di nuove competenze, oppure segna la conclusione di un percorso di consapevolezza, di scoperte, no? Proprio di uscita dalla zona di comfort, che era iniziato tra luglio e agosto 2022, quando a Urano e al nodo nord si era unito Marte, quindi momento sfidante. Se invece la spinta ad andare lontano, più che psicologica, più che mistica, è proprio legata alla concretezza, cosa che un Saturno diretto in un settore particolare mi suggerisce, allora è probabile che qui ci sia una partenza,
che qui ci sia una partenza, che che il lontano vi chiami e che vi chiami per essere raggiunto. Quindi o parliamo di straniero o straniera o comunque persona che vive molto lontano, insomma, quindi fuori regione, proprio che vi chiama o che ritorna da voi, quindi può avere anche delle connotazioni sentimentali se avevate una relazione a distanza, ma può anche accadere che vi chiamino da lontano o che finalmente vi siate decisi, visto che Saturno è tornato diretto, ad allontanarvi dal posto in cui siete ora, dalla location in cui siete ora, o che ormai siate forti a sufficienza per allontanarvi dalla famiglia e andare da qualche parte. Ci sarà una forte indecisione. Ci sarà una forte indecisione o avete due o più alternative, un paio di alternative, o la decisione è tra il resto e vado. Ed è già particolare. La luna piena dovrebbe essere a favore del vado. Se avete del tempo, come dire, per decidere, probabilmente sarà molto positivo la seconda parte di se volete restare. Allora, se volete andare, questa luna piena vi spinge, fosse anche un viaggio così medio-lungo, questo è il momento di partire. Se invece volete restare e non volete lasciare il luogo dove state per questioni vostre, probabilmente anche per questioni affettive, e volete rimanere a casa, allora sappiate, se siete in cerca di lavoro, come molte vergini mi hanno scritto, che potrebbero arrivare delle proposte interessanti dal 16 novembre, quindi vi spoilerò questa cosa affinché non diate magari delle risposte impulsive presi dall'urgenza che la quadratura di Marte e l'opposizione di Giove possono crearvi. Quindi 16, 17, 22 novembre si crea uno stellium in Sagittario che potrebbe fare da perno, no? e tenervi in casa. Questa è la situazione. Lavorativamente parlando, ci sono delle opportunità di lavoro che sembrano interessanti, riportate da Giove in Pesci. Questo vale soprattutto per l'ascendente Vergine. Per la Vergine sono cose, per il segno della Vergine, lavorativamente parlando, sono cose un po' temporanee, no? Così. E poi, insomma, per l'ascendente Vergine invece sono un pochino più promettenti e poi porteranno nel 2023 probabilmente ad una stabilizzazione. Entrambi i segni avranno delle turbolenze, saranno indecisi sul da farsi, questa cosa andrà avanti per un po', ragazzi, il cielo è a fasi alterne, ha dei momenti in cui è molto buono, ha dei momenti in cui è sfidante. Questo accade quando, prima che Saturno vada in opposizione o vada al discendente, le situazioni vengono crashate, no, dall'universo, dai pianeti, affinché uno sappia qual è il cavallo buono su cui puntare, perché poi se noi per esempio, no, faccio un esempio, se voi frequentate una persona, parlo di sentimenti, o se voi vi accontentate lavorativamente parlando di situazioni poco chiare e avete anche paura di chiedere qualcosa di più chiaro, di più definito, come tempistiche, come condizioni, come tutto, perché a volte succede, voi siete i maestri della soggezione, della timidezza, avete proprio timore a fare domande scomode, state sempre nel vostro, siete veramente i maestri della misura e soprattutto palleggiate male il rifiuto, la risposta negativa, insomma la comunicazione per la Vergine avviene più con i fatti forse che attraverso le parole. Quindi
Immaginiamo che voi, sia sentimentalmente, sia lavorativamente parlando, vi accontentiate di situazioni ambigue perché non chiedete di più. Quello è un'insicurezza di base, un'ottava bassa della Vergine e anche dell'ascendente Vergine che, ahimè, non portano buono. Perché? Perché è un non amarsi, è un'insicurezza di base, è una paura del rifiuto, è una paura dell'abbandono che fa evitare proprio quelle situazioni che invece con quelle paure fanno entrare in contatto. E però dove ci sono i patti chiari c'è l'amicizia lunga. Invece, se uno si accontenta di queste cose che si reggono un po' per scommessa, che voi in cuor vostro sapete benissimo fare acqua da tutte le parti, quando arriva Giove magari le ingrandisce e le rende anche un po' edulcorate, no? Piene di alti e bassi, perché quando le situazioni non sono stabili poi fanno quello. Un giorno si va a 1000 e un giorno si va, e più giorni si va a zero assoluto. Ma quando arriva Saturno, se voi o la vita non spazzate tutto quello che è inutile, Saturno non ci lascia nessuno, perché Saturno è il signore del tempo, della maturità, della consapevolezza, delle cose che hanno radici solide, che devono durare nel tempo. E quindi se a volte ce la prendiamo con Saturno perché è stato cattivo, in realtà è stato severo ma giusto. Avevamo imbastito tutte cose che non si reggevano e quando è passato ce le ha tolte. E poi, quindi l'astrologia è molto comoda perché ci avvisa prima che fra 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi inizia come dire, un transito spartano, un transito severo. È come quando si va a scuola e si sa che in quinta superiore si fanno gli esami, quindi uno cerca di studiare un po' prima, è più o meno la stessa cosa, insomma. Ogni tanto, ogni 28-30 anni, per fortuna è lungo, Saturno ritorna, quindi, morale della favola, questa luna è illuminante su quello che dovete fare, sulla consapevolezza, su quello che non dovete fare più, su quelli che sono i vostri limiti e quindi correggere gli errori. Questo a 360 gradi, lavoro, amore, famiglia, salute, è una luna illuminante che quindi innescherà delle cose, dei cambiamenti che poi tra maggio 2023 e maggio 2024, quando Giove arriverà, porteranno, se avete seminato il campo giusto, porteranno ad avere un piccolo paradiso in terra. Però bisogna capire dove andare e insomma definire la vostra identità e cosa volete fare. Quindi essere centrati, essere solidi e ragazzi essere stabili. Non fatevi, soprattutto il segno della Vergine, non fatevi fregare da tutte le promesse che arrivano, cercate di avere nero su bianco, no? Cose, certo, sul lavoro si può anche fare. In amore vedete chi c'è, chi torna dalla primavera, chi si è già volatilizzato la scorsa primavera e ritorna e non si sa che intenzioni abbia, state pur certi che con Giove quadrata a Marte potrebbe farvi perdere il nuovo tempo, quindi siate diversi rispetto alla scorsa estate. Io vi faccio un grandissimo augurio di consapevolezza, di nuove scoperte e vi auguro che questa luna piena in Toro e tutti i pianeti che ci sono a vostro favore vi facciano trovare la giusta direzione. Un grande bacio e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana è intensissima e la luna piena in un segno venusiano, no? Ma diverso dal vostro, congiunta Urano e a nodo nord, parla di grandi svolte di vita. Non tutte, come dire, comodissime, però avrete a che fare, allora o mettete un punto ad una questione ereditaria, perché la luna piena si congiunge ad Urano e va a compiere, come dire, a mettere un punto, a sancire quel grande progresso di cambiamento, quel percorso di cambiamento che era iniziato tra luglio, per molti di voi, ovviamente non per tutti, tra luglio e agosto, quando a Urano e nodo nord si è raggiunto anche Marte. Quindi questa luna piena potrebbe, no,
chiudere quel percorso di questioni legate all'eredità, alle compravendite, anche a delle eredità che non sono soltanto immobiliari, anche se il segno del Toro è molto legato, è molto specifico e va molto in questa direzione, no? Potrebbe anche legarsi a delle eredità legate alla salute, al benessere, al modo di dedicarsi al lavoro, magari no, al modo stressante con cui lavorate, quindi al sobbarcarvi dei problemi di troppe persone, cioè potrebbe essere una luna piena illuminante anche per spezzare delle dinamiche che non sono salutari, ereditate ovviamente, perché noi siamo sempre lo specchio e il riflesso di chi ci ha cresciuto, no? E quindi l'inconscio è impregnato delle persone con le quali siamo venuti al mondo, che ci hanno tenuto in grembo e con cui siamo cresciuti. Quindi può accadere questa cosa, che ci sia anche una luna piena illuminante che in qualche modo segni una rinascita. Quindi comunque si parla di rinascite, perché anche se nelle questioni di eredità riuscite a mettere un punto, comunque vi liberate di un fardello, chiarite una questione e ripartite. Ad ogni modo questa luna getta, crea una svolta, comporta un cambiamento e anche un lasciare andare, quindi o nelle questioni ereditarie o per quanto riguarda, che ne so, ragazzi, degli affetti, delle cose che dentro di voi tenevate ancora salde, con questa luna forse riuscite, e magari vi appesantivano e quindi non era proprio più tempo di mantenerli dentro di voi, con questa luna potete avere la forza, il coraggio, la determinazione e soprattutto quell'elasticità per lasciare andare anche qualcosa o qualcuno, perché comunque di rinascita si parla. Ok? Di rinascita a 360 gradi. Segna un punto, segna una svolta in queste questioni e ovviamente ci sarà siamo nel laboratorio alchemico dello Scorpione, no? Quindi voi state seminando silenziosamente un terreno che comunque, quello della rinascita, quello anche dell'eredità, forse avete dei progetti legati a, no? A delle questioni che vi riguardano, insomma gli esiti, lo sbocciare definitivo di questo seminare nel campo, quindi di questa progettualità, li avrete in maniera molto florida dal maggio 2023 al maggio 2024, quando Giove arriverà nel segno del Toro, quindi farà sbocciare sia questa luna piena che il lavoro di Urano, Marte e Nodo Nord per tutti voi, veramente per tutti noi. Nel vostro campo specifico qui si chiudono delle questioni legate al ritorno del Nodo Nord su se stesso, che sono iniziate nel 2003-2004 o addirittura ancora antecedenti al precedente ciclo del Nodo Nord in Toro, quindi del fine 1984, inizio 1986. Se dovessimo andare ancora indietro, il terzo ciclo precedente che potrebbe ripresentarsi nella vostra vita, se siete abbastanza grandi, no, da aver vissuto almeno 3 cicli di Urano in Toro, è il 66-67. E quindi uscirà anche 47-48 se non erro, e 1929-30 usciranno dei post con la tabella, se volete giocare un attimo con i cicli del nodo nord e del segno del Toro, perché comunque è tutta una conclusione, no? Visto che c'è Urano come dire coinvolto questa volta col nodo nord, sembra un rivoluzionare un po' le carte e un po' cambiare le carte in tavola e lasciar andare. E quindi questo è, se vivete delle relazioni, come dire, clandestine, o se avete dei sentimenti, no, nascosti per qualcuno, questa luna in Toro può essere un po' scomoda, o comunque un po' scomoda, diciamo, rispetto alla vostra innata tendenza a bilanciare le situazioni, cioè a mantenere tutti un po' contenti, no? A conciliare un po' troppo. Potrebbe essere scomoda in quel senso, perché vi chiede, o vi porterà a lasciare andare, insomma, no? Prendere una decisione, oppure la prende qualcun altro al posto vostro perché avete indugiato un po' troppo,
oppure dovrete probabilmente, vi chiederà di, come dire, di uscire allo scoperto e di definire le situazioni. Se non doveste essere interessati a questo, abbiate prudenza, ecco, questo è un consiglio. Comunque è interessantissimo l'asse della materia, del possesso, del controllo, sia a livello di rapporti interpersonali, rapporti affettivi, familiari, insomma, state riequilibrando queste due dinamiche, perché probabilmente c'è qualcuno che vi sfugge dalle mani, che sfugge dal vostro controllo, vi ha creato un po' di, come dire, insomma, di frustrazione probabilmente, e quindi state lavorando sicuramente fino al 20 novembre, lavorerete su questa riequilibratura, ok? Tra magari un modo ereditato di controllare, essere eccessivamente tradizionalisti, magari rigidi, e qualcuno che vi fa vedere, qualcuno che potrebbe essere una figura femminile o con la quale, verso la quale provate un affetto che può essere sia sentimentale, insomma, sia affettivo proprio familiare che sentimentale, che sfugge al vostro controllo, quindi che vi mostra che non potete controllare tutto. C'è questa cosa qua, c'è questa esperienza in questa settimana. Dal 15-16 vi tranquillizzo, perché insomma so che siete un po', come dire, un po' in affanno, un po' turbati da queste vicende. Dal 16 inizieranno tutta una rapida successione di pianeti che si sposteranno nel segno del Sagittario, a cominciare dal vostro governatore, quindi che sarà il primo, e quindi le cose torneranno, la fortuna, la distensione, il dialogo, se laddove c'è stato un attrito, gli affetti, tornerà tutto a, come dire, si ricreeranno quelle armonie di cui voi avete tanto bisogno, e anche nei rapporti affettivi, anche nei rapporti interpersonali, insomma, arrivano grandi soddisfazioni. Ci sono dei cambiamenti a livello di salute o lavorativi, delle novità o dei ritorni, diciamo, di questioni legate a questi ambiti, che probabilmente si erano già affacciate nella vostra vita nella primavera del 2022, tra gennaio e maggio, o tra maggio e luglio 2021, che tornano una volta per sempre per essere definiti e quindi risolti. Può essere qualcosa al lavoro da sistemare, può essere qualcosa riguardo alla salute o allo stile di vita. Questa volta ritorna e in qualche modo, insomma, si risolve. Siete in corso d'opera, state rivoluzionando tante cose, vostro malgrado, perché diciamo che tendete ad una certa staticità, però insomma avete un bel cielo in movimento, c'è tanta crescita, l'amore, dopo avervi fatto penare un po', adesso riprende, riparte, e poi insomma nella vita il cambiamento è fondamentale e ciclicamente dobbiamo, no, rinnovarci, e adesso sta accadendo a voi, quindi, come dire, buona rinascita, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti a questa strepitosa luna piena in Toro, congiunta ad Urano, che per voi, per molti di voi, come dire, consacra, fa firmare dei contratti importanti, consacra, conclude, definisce, ufficializza, legalizza un percorso, un processo di costruzione di qualcosa di importante, che probabilmente è iniziato quest'estate, tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando ad Urano in nodo nord si è unito Marte, quindi lì c'è stato l'inizio, no, come dire, di questo percorso che adesso andremo ad approfondire, di queste novità che si sono andate a creare, che probabilmente, come dire, voi percepite sì molto belle, molto abbondanti, ma magari un po' costrittive. Perché i pianeti in Toro, che vivono, si esprimono nel vostro lato ombra, un po'
vi fanno paura perché vi fanno sentire soffocati. Lo Scorpione è un figlio di Marte, un figlio di Plutone, siete esseri, sia l'ascendente che il Sole, anche le lune, Marte in Scorpione, gli stellium. Voi siete dei conquistatori, siete dei combattenti, siete della gente fluida che fatica ad essere chiusa in un recinto, fatica ad essere definita in una situazione stabile, conclamata, duratura, tradizionale, nel senso che bene o male rimane così, no? Cioè da un lato vi piacerebbe, da un lato quella stabilità vi piacerebbe, da un lato vi annoia, però nella vita a volte bisogna anche fare sul serio, no? Magari ci sono delle occasioni, degli impegni da prendere, delle responsabilità da prendere, anche quando si incontra un partner meritevole, per cui bisogna fare uno sforzo ed è questo quello che sembra alcuni di voi, insomma molti di voi stiate vivendo con un Saturno che è tornato diretto in una posizione particolare. Molti di voi potrebbero in queste giornate acquistare casa, molti di voi potrebbero all'inverso venderla, potrebbero vendere la casa, magari la casa dei genitori, da quello che vedo, potrebbero esserci dei traslochi. In extremis, chi invece da quell'orticello vuole fuggire perché comunque è una luna piena congiunta Urano retrogrado, c'è anche qualche Scorpione che saluta la famiglia e se ne va, che sia la famiglia di origine, che sia una situazione, una famiglia creata in età adulta che però non lo rendeva più appagato. D'altra parte Saturno in posizione angolare come l'avete voi indica karma, destino, svolte di vita importanti, non colpi di testa o cose fatte tanto per fare, insomma, ma cose meditate, pensate, ambite, attese, a volte temute, ma a un certo punto, insomma, abbracciate. Saturno è tornato diretto e quindi, insomma, ci sono svolte di vita importanti. A seconda dell'età che avete, delle esperienze che avete fatto, di quello che avete seminato, c'è chi si chiude con questa luna piena in un recinto, no? Magari tante cose rimandate, chi rimandava un matrimonio, chi rimandava una convivenza, chi rimandava l'acquisto di una casa, chi rimandava il mutuo, adesso torto collo per tutta una serie di cose molto interessanti che sono arrivate a voi. Per esempio un figlio potrebbe avervi spinto a prendere, magari ad ufficializzare una relazione o comunque a fare passi importanti e impegnativi, per esempio un figlio, una convivenza o anche un grande amore o ragazzi anche una grandissima fortuna, perché io vi ricordo che avete Giove di nuovo, soprattutto gli ascendente Scorpione, però questa vale anche per gli Scorpioni, ragazzi approfittatene, giocate responsabilmente, ma fino a Natale una puntatina fatela e poi fatemi sapere anche voi come hanno fatto molti prima di voi, fatemi sapere nei commenti se avete vinto, perché è un Giove effettivamente strepitoso. Allora, per chi invece non stesse vivendo queste cose che ho detto, no? Anche lavorative, ragazzi, soprattutto se fate un lavoro creativo, con l'arte, con l'estetica, con la bellezza, con la comunicazione, con i libri, con la narrativa, soprattutto in quei casi questa luna è interessantissima perché può indicare dei contratti. Per tutti quelli che mi scrivono dicendo no, a me non ha ancora portato niente, abbiate fede, perché per chi stava avanti nel percorso di trasformazione, di cambiamento, no? E di lasciare andare, questa luna, come dire, fa fiorire, sancisce quello che è iniziato tra luglio e agosto. Per chi invece tra luglio e agosto non è riuscito a mettere le mani su qualcosa di concreto, guardate che l'energia comunque si è mossa. Questa luna dà il là e quello che le conseguenze, effetto domino che questa luna porterà nei giorni del vostro compleanno, ricordatelo che sono i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo del compleanno, sono sempre quelli più forieri di novità che poi si spalmano nei 365 giorni che verranno. Quindi questa luna potrebbe aprire effetto domino tutta una serie di reazioni a catena che poi sbocceranno
cioè daranno proprio vita a un Eden, a un giardino fantastico da maggio 2023 a maggio 2024. Ma lo Scorpione, oltre ad avere Giove che è tornato a favore congiunto a Nettuno per ben 2 mesi, ragazzi, voi state per avere il trigono di Saturno da marzo 2023. Per 3 anni avrete un trigono spaventoso. Io sto preparando gli oroscopi del 2023, stavo guardando il mese di marzo e aprile. Per voi è una roba incredibile, perché sia Saturno che Marte si mettono angolari in una posizione strepitosa con un Giove marziano, quindi ragazzi, cioè aprite il cuore alle novità, aprite il cuore a tutto quello che deve arrivare. Non abbiate paura, perché dopo dei transiti veramente sfidanti, che vi hanno veramente raddrizzato, che ogni volta che c'è stata una virgola di errore ve l'hanno fatto notare, arriverà la manna dal cielo, quindi arriveranno veramente delle cose bellissime. Ci sono anche delle note dolenti, possono esserci anche delle note dolenti con questa luna, magari chi ha iniziato a vivere una crisi o lavorativa o personale, sentimentale e relazionale tra luglio e agosto, e magari no, finora aveva vissuto una situazione di incertezza un po' traballante, questa luna piena in Toro potrebbe iniziare a sancirne la fine, ok? Potrebbe esserci questa cosa. Se posso darvi un consiglio, se volete, se siete fra quelli che vogliono cercare di salvare il salvabile a tutti i costi, qualora, perché i transiti lo suggeriscono, qualora ci fossero delle situazioni ambigue, cari amici dello Scorpione, magari vivete una situazione più o meno ufficiale e l'altra no, magari un po' ambigua, un po' come dire nascosta, prendete una decisione, perché potreste, insomma, il cielo vi chiede di ascoltare il cuore, insomma questa luna premia tutti quelli che riescono a comunque a definire i confini di un recinto e ad essere stabili e affidabili. Vi viene chiesta un po' di noia in cambio però di tanta abbondanza, tanto benessere, tanta fortuna e tanta stabilità. Quindi un piccolo sacrificio. Certo, siete degli esseri marziani, quindi voi avete bisogno di sfide, di seduzioni, di complicazioni. Però se sono troppe, se state rischiando qualcosa di grosso, ecco, contestualizzate, vedete se ne vale la pena, eventualmente fate una scelta saggia. Questa luna in Toro chiede molta saggezza e molto buonsenso, quindi mi raccomando. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose, in bocca al lupo per queste transazioni, per queste cose bellissime che state facendo, un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa luna piena porta, la luna piena in Toro dell'8 novembre congiunta a Urano retrogrado in nodo sud, porta, come dire, dei colpi di scena, delle chiusure definitive, dei cambiamenti definitivi che probabilmente erano nell'aria, marinavano già da luglio-agosto e riguardano o il luogo di lavoro o lo stile di vita o la salute, qualcosa che riguarda la salute. Partendo dalla salute, io preferisco sempre non trattarla, nel senso che ci sono i medici, però dare come indicazione il fatto che magari con una luna piena in Toro e Urano in Toro magari si tende ad eccedere, no? Con i piaceri, la tavola, il mangiare, il bere, no? Tante cose. Ecco, magari se vi sentite poco bene, questa luna piena indica che forse ci sono stati degli eccessi e che quindi magari bisogna uscire un pochino dalla zona di comfort e quindi modificare lo stile di vita, quindi uscire dalle abitudini un po' troppo sedentarie, spesso legate al segno del Toro. Per quanto riguarda il lavoro, se quest'estate tra il 5 luglio e il 20 agosto con la congiunzione di Marte e Urano in nodo nord in Toro
ci sono stati dei cambiamenti, ci sono state delle frizioni con qualcuno, magari con un collega, ragazzi, con i capi, insomma tutto è possibile nella vita, no? Se ci sono state delle problematiche, questa luna potrebbe, come dire, portare un esito, quindi magari spostare qualcuno, se avete chiesto di essere spostati di ufficio, se si sposta un'altra persona. È una luna che in realtà porta un colpo di scena, però dovrebbe essere risolutiva di molte situazioni. Se invece quello che diciamo che quest'estate, a parte qualche stress, non si è innescato nulla, no? Non c'è stata, e quindi questa luna non evidenzia una reazione a catena. Se questa luna non evidenzia una reazione a catena, allora i cambiamenti che ci saranno nei settori che vi ho detto, lavoro, salute, stile di vita, quotidiano, si innescano adesso. Quindi comunque c'è un importante cambiamento da mettere in atto. È come se le stelle, come se l'astrologia vi spingono ad uscire dalle vostre certezze illusorie, da una visione o un atteggiamento o delle dinamiche delle abitudini prese che vanno cambiate, no? Che non sono funzionali, non sono più funzionali, e quindi quello che magari sollecita un malumore, un malessere, una scoperta, una consapevolezza, no? Che magari si possono raggiungere con questa luna, ovviamente innescheranno una reazione a catena con tutta una serie di cambiamenti, e il malessere al lavoro, e la consapevolezza di non star bene, e la consapevolezza magari no, di avere uno stile di vita che non va bene, e la consapevolezza di avere bisogno di fare dei percorsi, no? Per dire, insomma, qualsiasi cosa che vi guidi verso il benessere verrà innescata da questa luna, e poi avrete successo, quindi il processo si concluderà con successo quando Giove a maggio 2023 entrerà nel segno del Toro e raggiungerà Urano, quindi dove adesso c'è la Luna, dove ci sono stati Marte e nodo nord, adesso ci sono Luna e nodo nord. Quando arriverà Giove che fa fiorire quello che noi immettiamo nella nostra realtà, ci saranno gli sviluppi. Quindi se non state bene come stile di vita, come salute, inizierete un percorso più sano che vi porterà veramente a rinascere come persone, come stile di vita. Stessa cosa al lavoro. Se riuscite a resistere alle opposizioni di Marte, anche adesso che è retrogrado, e a non rompere rapporti sia lavorativi, Marte indica un po' tensioni in qualsiasi rapporto, ma se riuscite a non rompere contratti, rapporti lavorativi con questa luna e con questa concomitanza di Marte, oltre ad essere delle persone molto, molto stabili e molto solide, però si può innescare anche la consapevolezza di non star bene comunque dove state, e quindi quando arriverà Giove, piano piano, quando Giove arriverà in Toro, e ovviamente prima quando vi farà il trigono in Ariete dal 20 dicembre, avrete step by step tutta una serie di consapevolezze, tutta una serie di aperture che vi traghetteranno verso uno stile di vita completamente diverso. E quindi queste sono le novità nel quotidiano. Le novità del quotidiano si abbinano a un Marte dissonante retrogrado, quindi possono essere, come dicevo, sia rifarsi alla luna piena in Toro e quindi portare novità, tensioni al lavoro e voglia di scappare da un posto di lavoro e fine dei contratti, però ragazzi anche c'è il rischio di un temporaneo, mettiamola così, anche di un momento di freddezza o di un temporaneo allontanamento di chi convive o di chi ha messo su famiglia, perché il ritorno di Giove congiunto a Nettuno in Pesci, no, che mi fa quadratura e che indica un po' le nebbie di Avalon, quindi qualcuno che si allontana per esempio sempre di più
oppure siete voi che scalpitate e non ce la fate più, ok? Quindi c'è questo prendere le distanze, volendo, se proprio rimanete nella stessa casa, ci possono essere, cioè si può essere assenti anche nella presenza fisica, perché insomma soprattutto i pianeti in pesci portano all'evasione, quindi portano anche ad essere da un'altra parte, dove è il vostro cuore. Può accadere quindi che ci siano questi momenti di grande tensione, di crisi, di frizione, oltre che nel lavoro, nei rapporti di coppia, e poi solo Saturno in pesci da marzo 2023 decreterà se sono crisi passeggere o se insomma è arrivato il tempo di aprirsi a nuovi amori, anche perché voi siete molto predisposti ai nuovi amori, in quanto dal 20 dicembre vi tornerà Giove in quinta e quindi fino a maggio avrete Giove in Ariete, Giove in quinta per l'ascendente, Giove in Ariete in trigono per chi è Sole, Sagittario o altri o hanno stellium in Sagittario. In entrambi i casi i trigoni di Giove, soprattutto dal segno dell'Ariete, che è molto legato ai nuovi inizi, alle nuove passioni, proprio ai nuovi cicli di vita, oltre a chiudere un ciclo di vita che è iniziato nel 2011 o nel 99 o nell'87, vi lascio su Facebook, Instagram i cicli di Giove in Ariete. Oltre a questo, insomma, nella concomitanza del cielo che avete, fa pensare che molti Sagittario possono iniziare nuove relazioni e nuovi rapporti. Qualcosa ritorna, un problema in famiglia o legato agli immobili o al luogo d'origine, e questa volta, complice la luna piena in Toro, è probabile che si risolva definitivamente. Quindi io vi faccio un grande augurio anche per questo, perché mi avete scritto in molti dopo il post su Instagram della congiunzione di pianeti in pesci. Molti Sagittario mi hanno scritto ed effettivamente qualche desiderio che si risolvano problemi legati alla famiglia e agli immobili lo avete, ed effettivamente insomma l'astrologia non sbaglia mai, va solo letta, quindi ci sono buone possibilità che in questi 2 mesi si risolva qualcosa di grosso. Quindi ci sono tanti cambiamenti, piccoli terremoti, ma anche tante soluzioni. Io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere come vanno le cose, vi mando un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa luna piena in Toro per molti di voi sarà strepitosa per quanto riguarda l'amore che se aspettate dei ritorni, aspettatevi dei colpi di scena bellissimi, dolcissimi. Ci saranno dei momenti di grande creatività, oltre che di grande passione. Se lavorate nell'arte, se lavorate nella creatività, inizierà un periodo benedetto. Potrebbe finire qualcosa di traballante e potrebbe accadere che il nuovo, per farsi spazio nella vostra vita, debba scacciare via il vecchio, ma in ogni modo si innesca. Allora, innanzitutto potrebbe concludersi qualche processo, concludersi in bene o in male, perché Urano è retrogrado, quindi vi dà la possibilità di chiudere una partita se non vi interessa, di aprirne immediatamente un'altra o di farla sbocciare, ok? Questa è una luna di bilancio. Potrebbe concludersi o consacrarsi qualcosa che è iniziato tra il 5 luglio e il 20 agosto, sia questioni lavorative, sia questioni di incontri sentimentali, crisi o incontri nuovi, sia questioni creative. Se avete figli, questioni legate ai figli. Se state cercando di avere figli, novità, svolte, esiti, nuove consapevolezze, insomma qualcosa di fiorente, di molto promettente si crea in questa, mi scrivete in molti, in questo tentativo, no? In questa battaglia, oddio scusatemi, per avere i figli. Quindi ci sono delle grandi novità. Allora, per chi ha iniziato qualcosa di grosso tra luglio e agosto, questa luna potrebbe definire i termini. Per chi invece con questa luna vede un continuo, come dire, fiorire, ma non c'è né definizione, perché la cosa sta nascendo e si sta
evolvendo adesso, allora questa luna segna uno step importante che vi fa capire l'andazzo, e poi tutto fiorirà meravigliosamente quando Giove entrerà nel segno del Toro a maggio 2023 e resterà un anno nel segno in ottimo aspetto al vostro Sole ed uscirà soltanto a maggio 2024. Quindi, per farla breve, se avete incontrato l'amore quest'estate, con questa luna potrebbe iniziare una convivenza, o comunque potreste capire se è la persona che fa per voi o se è meglio tornare magari dalla ex, no? Qualcosa del genere. E il rapporto che riprenderà e la fase di benessere, perché è molto buona, è una luna che comunque vi fa trovare il benessere, la pace e la stabilità, il benessere che si innesca con chi che sia, darà ottimi frutti da maggio 2023. In realtà il vostro inverno è tutto strepitoso. Dimenticavo di dire che se le vicende non riguardano direttamente voi, ma riguardano i vostri figli, se state facendo delle cure per avere una gravidanza, questa luna potrebbe indicare uno step molto buono, o la scoperta di cose che vanno guarite, e poi da maggio 2023 avere fantastiche scoperte, o comunque raggiungere un benessere o un obiettivo che cercavate. Quindi questo è. Se non riguarda voi, può riguardare i vostri figli, novità in amore, creatività, convivenze, nonni, vendono case, insomma ci sono dei cambiamenti e delle svolte che a quanto pare però sono positive, perché voi non avete soltanto la luna piena in Toro congiunta al nodo nord, che quindi fa succedere anche delle cose un po' destinate, passatemi il termine. Avete anche Giove e Nettuno in Pesci, favorevoli all'amico Capricorno, che portano anche tante belle notizie e tanti belli incontri. Se non ha funzionato l'amore di quest'estate, per esempio, no? O comunque se vivete un periodo di solitudine, perché il Capricorno si rigenera, poi si chiude e quindi si rigenera nella solitudine, sta bene così, una luna piena in Toro congiunta a Giove, sempre retrogrado ma in Pesci, fa fare degli ottimi incontri. Lavorativamente parlando, se siete degli artisti, se siete dei creativi, se siete dei content creator, se siete dei designer, se siete delle persone che lavorano con la creatività, dovreste avere dei contratti e dei contatti in queste settimane estremamente soddisfacenti, quindi grandi novità. E tra l'altro quello che vi verrà portato, accennato non solo da questa luna ma dalla concomitanza della luna con Giove nel segno dei Pesci, verrà poi consacrato, stabilizzato e frutterà ancora di più quando Saturno entrerà nel segno dei Pesci da marzo, e per voi è un transito molto più piacevole di questo di Saturno in Acquario, perché è vero che Saturno in Acquario è in domicilio e quindi insomma si esprime al meglio tecnicamente. Poi voi siete figli di Saturno, quindi con Saturno ci parlate bene, con le responsabilità, con le sfide, ci palleggiate gioiosamente, ma è anche vero che questo Saturno in Acquario vi ha portato anche un po' di solitudine, tanta responsabilità in più nei rapporti, anche nelle dipendenze da situazioni, nell'interrompere, sia nell'interrompere, proprio nel reggersi diciamo che il concetto era quello di essere autosufficienti e di reggervi sulle vostre gambe economicamente, affettivamente ed emotivamente. Insomma, è stata una bella e silenziosa sfida che probabilmente vi ha tolto tutte le persone sulle quali vi appoggiavate per vedere quanto riuscivate ad essere centrati, perché insomma il Capricorno è figlio di Saturno e non dovrebbe mai perdere l'equilibrio e non dovrebbe mai perdere la centratura, ragazzi, la forza. Voi vi dovete esprimere in questo modo, sicuramente un'incarnazione impegnativa, infatti siete belli tosti. Quindi tantissime belle novità in realtà. Le questioni economiche ormai sono riprese e miglioreranno dalla seconda parte del mese di novembre. C'è questo Marte retrogrado che vi scombussola, Marte retrogrado in Gemelli,
che vi scombussola, vi porta tensioni nel quotidiano e al lavoro sicuramente ci sono dei battibecchi, delle dispute, fate le cose un po' troppo velocemente, forse state facendo il lavoro doppio e quindi quando si va a 360 all'ora ci sono sicuramente delle distrazioni, ma Marte in Gemelli retrogrado è proprio doppio, quindi porta una polarità, porta alle distrazioni, porta ai battibecchi, porta anche delle decisioni da prendere, no? Delle decisioni importanti da prendere. Il consiglio che vi do, io lo inizio a dire per i Capricorno, dovrei dirlo per tutti, ma inizio a dirvelo a voi da adesso, da 2 mesi prima. Siccome le decisioni che dovreste prendere, probabilmente lavorative, riguardano una finestra temporale che potrebbe terminare a marzo, ok? Ci sono un paio di finestre temporali che mi lasciano indecisa. Una potrebbe terminare il 20 dicembre con l'uscita di Giove dal segno dei Pesci e altri potrebbero avere delle scadenze più lunghe e dover prendere delle decisioni in marzo. Entro. Voi del Capricorno avrete Mercurio retrogrado dal 30 dicembre al 18 gennaio nel vostro segno. Se possibile in questi 19 giorni non esordire, non firmare, non debuttare, non far uscire libri, non aprire attività, non dare inizio alle cose, ma stare schisci e risolvere quelle del passato, se possibile, ok? Quindi c'è questa piccola indicazione, quindi se potete scegliere un altro momento, no? Per dare le dimissioni, per chiedere il trasferimento, per fare cose, per inviare curriculum, evitate dal 30 dicembre al 18 gennaio. Per il resto mi sembra che la settimana per voi sia strepitosa. Iniziate a fare progetti a lunga scadenza, fatemi sapere se avete delle scadenze che terminano il 20 dicembre o il 20 marzo e un grandissimo in bocca al lupo per questa bella luna piena. Vi mando un bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana la luna piena in Toro sul vostro governatore, su uno dei vostri governatori, Urano retrogrado, porta delle grandi novità, delle grandi svolte, dei grandi esiti, ai quali però molto probabilmente stavate lavorando da tempo o rispetto ai quali eravate stati messi al corrente da tempo, che riguardano la famiglia, il luogo d'origine, la famiglia di origine o quella è la location, le case, gli immobili, quindi casa, immobili e luogo d'origine a 360 gradi. Visto che avete Saturno diretto, è arrivato il tempo di prendere grandi decisioni. Cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che vendiate un immobile, potrebbe esserci qualche grande avvenimento legato a dei componenti della famiglia, se non a voi stessi. Potrebbe esserci qualcosa di molto creativo, qualcuno che parte, potrebbe esserci delle novità, proprio dei cambiamenti che indicano un piccolo terremoto. Potreste decidere di tornare a casa, potreste comprare una casa, potreste finire il mutuo, chi parte, chi viene, chi va, chi rimane incinta, chi si sposa, anche chi si separa, sia nella vostra famiglia d'origine che voi, che con Saturno diretto a un certo punto decidete di riprendervi la vostra vita, anche perché Giove e Nettuno congiunti in Pesci nel segno successivo al vostro ormai vi dicono che avete le risorse, le risorse o vi fanno ben sperare. Forse questo è un momento di grande immaginazione nel quale sognate, sentite di avere tutte le risorse necessarie per raggiungere i vostri sogni, ok? I sogni quali sono? Quelli di comprare casa, quelli di trasferirsi, quelli di vendere casa, quelli di lasciare casa, quelli di tornare a casa.
dipende dalla vostra vita. Ovviamente se le cose non riguardano esclusivamente voi o un vostro congiunto, no? Un marito, un parto, un fratello, una sorella, è possibile che ci siano dei momenti molto fortunati, proprio a livello economico, proprio a livello di benessere, a livello, no? È un momento molto molto carino, non è ancora un momento super leggero. Per i momenti super leggeri bisogna attendere la seconda parte di novembre, quando tutti i pianeti tutti i pianeti veloci, Sole, Venere, Mercurio, si sposteranno nel segno del Sagittario, che è un amico dell'Acquario, perché vi piace far festa, insomma siete leggeri e, come dire, spensierati, volendo alla stessa maniera, e invece adesso c'è ancora da fare i conti con i pianeti in Scorpione. C'è ancora da fare, ecco, i conti con i pianeti in Scorpione, quindi c'è questo bilanciamento tra cose importanti che accadono a casa, quindi no, decisioni importanti da prendere, e carriera. Per fortuna che questa luna piena, che fa molto mette il carico da 90 nelle questioni di famiglia, e quindi vi toglie un po' i pensieri, no? Vi toglie un po' le cose dalle questioni della carriera, dalle realizzazioni professionali. Per fortuna questa polarità Toro, Scorpione, che insomma vi avrebbe potuto stressare un po', perché magari faccio degli esempi per farvi capire la polarità, mentre sta succedendo qualcosa di molto bello al lavoro, gratificazioni, soddisfazioni, incontri interessanti, progetti interessanti, magari dovete correre a casa perché a casa c'è la ristrutturazione in corso, oppure tornare al paese di origine perché succede qualcosa a casa, si sposano, no? Cose nascono bambini, insomma sembra esserci questa polarità, insomma abbastanza stressante, ma per fortuna c'è in mezzo, come il famoso affare da famoso punto di Talete, Giove con Nettuno in Pesci, che invece dicono che queste due polarità e queste due tensioni in realtà vi portano un grande benessere, una grande energia, e diciamocelo, se si tratta di compravendite, anche di belle entrate di denaro, o forse adesso avete la forza per fare l'investimento voi. Insomma, la settimana è molto positiva, c'è soltanto il lavoro che vi chiama, che prende tutte le vostre energie, le vostre aspirazioni, insomma state pensando al da farsi, voi vorreste dedicarvi questa settimana e anche la prossima esclusivamente al lavoro o a quelle che sono le vostre aspirazioni personali. Però ci sono anche altre questioni che vi chiamano, e quindi in questo momento di grande responsabilità, di grande crescita, visto che avete fino al 7 marzo ancora Saturno sul Sole, dovrete fare anche questa esperienza, no? Che vi porterà a maturità, vi porterà a crescita, ed è quella di saper bilanciare piaceri e doveri. Quindi questa sembra essere la questione, no? Per quanto riguarda gli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Per quelli che capitano sul canale per la prima volta, io vi ringrazio perché siete sempre di più. Non si può non fare una menzione su Saturno in Acquario, per il Sole in Acquario, l'ascendente Acquario, anche per la Luna e quei pianeti personali, per esempio tipo Venere. Perché laddove Saturno passa sulla Luna o sulla Venere in Acquario, avvengono delle vicende, come dire, storiche nella vita di una persona, perché è il momento in cui o si incontra l'anima gemella, o un momento importantissimo, come dire, ci si sposa, a volte ci si separa, perché Saturno è anche questo. Saturno è il signore del tempo, passa ogni 28-30 anni sul vostro segno, passa ogni 28-30 anni a giro sul segno di tutti. Nella vita di una persona passa
da 2 a 3 volte sul Sole o sull'ascendente, decretando quelle che sono le svolte di vita più grandi di tutte. Adesso tocca a voi fino a marzo. Quindi se dal 10 marzo 2020 ad adesso la vostra vita non sapevate perché, ma si era fatta pesante, piena di responsabilità, tornava tutto quello da cui siete fuggiti nel passato, tornano le responsabilità, se sbagliate una virgola ve la fanno pesare 2 volte, allora sappiate che la colpa di tutto questo è di Saturno, signore del karma, ma anche grande maestro di crescita, quindi severo ma giusto. Il segreto per passare indenni, se si può passare indenni Saturno, è quello di fare veramente un passo alla volta e di essere sempre coscienziosi, pignoli, scrupolosi, proprio di seguire le regole pedissequamente. Questo è il consiglio che posso darvi, proprio di essere integerrimi con voi stessi. So che a voi piace fare, dire, sdire, le regole le fate voi, decidete voi. Saturno è un esattore fuori la porta tutte le volte che sbagliamo. La menzione più importante devo darla per chi ha l'ascendente in Acquario, perché quando Saturno passa all'ascendente si chiudono cicli di vita importantissimi che possono riguardare non il Sole, non la carriera, non la salute, a 360 gradi l'individuo, e possono portare proprio alla fine di tante cose iniziate nei 30 anni precedenti, perché Saturno è il signore del tempo e quindi quando passa dice stop, oppure può dire questa cosa è finita, adesso ne inizia un'altra, questa cosa ha linfa vitale e può continuare, questa cosa non ha più motivo di esistere per la vostra evoluzione. Quindi per l'ascendente Acquario è molto impegnativa. E un'altra cosa, visto che una ragazza me l'ha chiesto, quando Saturno torna all'ascendente, se vedete che sorgono degli acciacchi, se ci sono dei problemi di salute, ragazzi, è normale. Quando Saturno passa sull'ascendente, passa sul Sole, passa sulla Luna, passa sulla sesta casa, la macchina biologica, cioè il corpo, invecchia, decreta anche l'invecchiamento. E se c'erano delle patologie ereditarie, se c'erano delle cose latenti e non sono state, come dire, attenzionate nella maniera più, come dire, più responsabile, allora si possono far sentire un po' di più. Quindi alla domanda se possono sorgere delle malattie, delle cose con delle patologie da risolvere, ragazzi, non è una iattura, ma è Saturno, è l'invecchiamento della macchina e soprattutto è il destino e soprattutto è anche l'eredità che ci passano i genitori. Quindi quando Saturno poi soprattutto passa all'ascendente, che è sulla persona fisica, quelle che sono le vostre delicatezze possono manifestarsi e ovviamente si manifestano, ma poi ovviamente potete e dovete prendervene cura, perché il segreto per andare d'accordo con Saturno è fare quello che si deve fare. Quindi mi raccomando, io vi mando un grandissimo bacio, vi faccio i miei migliori auguri per questa luna piena potentissima sul vostro governatore. Fatemi sapere che succede, perché insomma ci sono tante novità, è una luna molto forte che chiude il ciclo iniziato da luglio ad agosto di Marte, Urano e Nodo Nord in Toro. Aspetto i vostri commenti e le vostre news e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana c'è una luna strepitosa in Toro, congiunta ad Urano che vabbè porta qualche cambiamento, ma comunque il segno del Toro è un grande amico del segno dei pesci perché gli dà stabilità senza, come dire, essere eccessivamente severo come potrebbe fare Saturno. E poi Giove è tornato nel vostro segno zodiacale con Nettuno, quindi last chance. Fino al 20 dicembre avete l'opportunità di rivedere tutti i progetti che non sono andati in porto dall'anno scorso ad oggi, perché voi avete vissuto già 2 ritorni di Giove nel segno dei pesci. Uno c'è stato tra maggio e luglio del 2021, ha lambito la prima decade, ma io ho visto che l'hanno sentito anche quelli in seconda, e poi dal 30 dicembre 2021 all'11 maggio 2022 e adesso dal 28 ottobre fino al 20 dicembre. Quindi
Giove ritorna su se stesso, siccome si congiunge a Nettuno e in primavera si era congiunto anche a Marte e a Venere, vi ha fatto allargare tantissimo, no? A un certo punto erano tantissimi pianeti in pesci, si percepiva proprio l'energia nettuniana, sembrava che ci fosse... Il tempo si fosse rarefatto, sembrava quasi come se fossimo scollati dalla realtà. Anche io, anche i segni di terra, abbiamo percepito che c'era tipo un'aria strana da sogno, no? Che ha fatto perdere il tempo, faceva perdere la concretezza, faceva perdere un po' la lucidità, ma quella era veramente tanta roba, ok? E quindi è normale che abbiamo preso cantonate, è normale per voi perché era sul vostro sole, sul vostro ascendente, se avete degli stellium, ma io credo che tutte le persone che hanno dei pianeti importanti nel segno dei pesci, e mi ci metto anch'io, si siano rese conto che abbiamo perso magari il senso della concretezza, il senso del tempo, abbiamo perso tempo dietro a qualcuno, perché un eccesso di pianeti nettuniani lo fa, cioè rende la gente evanescente, fanno promesse, non le mantengono, no? E non era un momento di concretezza, era un momento in cui si cercava di afferrare le cose, no? di determinarle, di mettere un punto, di definirle, e in realtà si aveva la sensazione di prendere i pesci e di vederseli sgusciare per le mani. Adesso tutti quei pianeti non ci sono, c'è Nettuno retrogrado e c'è Giove, però insomma ci sono dei trigoni con i pianeti in Scorpione che comunque vi danno lucidità e acume, no? Saturno è tornato diretto, insomma ci sono c'è anche un cielo di terra interessante perché il nodo nord della luna piena in Toro, c'è Plutone in Capricorno che è tornato diretto, insomma le cose ritornano per essere riviste e per decidere. Ecco, le decisioni su dove andare, su cosa fare, su come proporsi, soprattutto se state per aprire un'attività, se state per aprire un negozio, se state per aprire un lavoro online, perché questa luna nuova mi parla di progetti legati alla comunicazione, agli esordi, alle partenze, ai trasferimenti che adesso diventano realtà e che fanno sbocciare delle decisioni o comunque delle cose che erano accadute, che si erano innescate tra il 5 luglio e il 20 agosto del 2022, quando ad Urano e nodo nord si era aggiunto Marte. Quindi Marte ha dato una spinta forte, è stato proprio un detonatore per rompere qualcosa, per rompere una consuetudine che non vi faceva più bene, per rompere una convinzione o un modo di proporvi o un progetto legato magari all'editoria, alla comunicazione, per creare quella crepa necessaria, quella frattura necessaria per far entrare la luce, per farvi consapevolizzare, questa settimana avrete sicuramente le idee più chiare. La luna si fa piena in Toro su quell'Urano retrogrado che va a definire, a sancire quei progetti, quelle comunicazioni, quelle nuove consapevolezze e anche quelle direzioni, perché voi avete delle indecisioni sugli immobili. Ci sono le location, questo Marte in Gemelli retrogrado che non sa se stare lì, se stare qui, se andare in una terza direzione, se cambiare casa, se venderla, se andare in affitto. C'è una fortissima indecisione riguardo alle cose da farsi, c'è stata, però dall'8 novembre inizia ad aprirsi uno spiraglio, forse, probabilmente, arrivano, o c'è un grande viaggio, o c'è un incontro importante, o arrivano delle risposte chiarificatrici che vi fanno vedere la luce in fondo al tunnel e che vi fanno vedere la direzione. Se state studiando, se lavorate nella comunicazione, nell'editoria o nell'insegnamento, questa settimana è molto importante. È importante se state concludendo gli studi, per le svolte, per i cambiamenti, per i cambi di studi, per cambiare le cose, per risolvere un problema. È una settimana molto concreta, adesso avete le idee più chiare, se dovete trasferirvi, se dovete partire, se state aspettando un trasferimento, se state aspettando l'esito di un concorso, se state aspettando delle risposte. Questa settimana è assolutamente strepitosa,
ma apre proprio a domino tutta una reazione a catena, però ci saranno dei cambiamenti. Sappiate che le cose molto probabilmente non rimangono così come sono. Il destino legato al nodo nord in Toro che viene toccato dalla Luna indica che forse dovete modificare qualcosa, forse nella destinazione. Ripeto, c'è un cambiamento da fare, poi mi farete sapere voi come stanno andando le cose. Per quanto riguarda anche la location, siccome avete un Marte complicato che vi fa essere indecisi e quindi vi fa magari tenere il piede in due scarpe proprio a livello di posti, o anche mentalmente vado lì, fino a marzo c'è questa finestra aperta, no? Di un po' di turbolenze. Poi, ripeto, può riguardare sia l'indecisione fra le location o l'essere trasferiti temporaneamente in un posto, quindi fare su e giù, o avere delle turbolenze, delle tensioni, delle complicazioni magari in famiglia o nel luogo d'origine, ok? Possono esserci queste cose. Siccome la finestra è lunga, perché arriva fino a marzo, volevo dirvi che ci sarà un determinante Mercurio retrogrado in Capricorno, quindi di evitare il periodo dal 30 dicembre al 18 gennaio per dare comunicazioni, no? Voi sapete che con Mercurio in Capricorno non si esordisce, non si aprono attività, non si pubblicano libri, non escono film, non escono cose, ormai si lavora molto nel digitale, no? Quindi perché lo dico? Perché quel Mercurio retrogrado nel vostro caso sarà congiunto a Plutone e potrebbe, proprio a quel tempo, potreste prendere delle decisioni importanti legate ad un progetto importante e con Mercurio retrogrado sarebbe meglio non muovere, come dire, la macchina di questo progetto, quindi non prendere decisioni importanti dal 30 dicembre al 18 gennaio, perché poi se questo progetto è legato anche ad altre decisioni importanti è meglio muoversi prima o dopo. Al momento, fino al 16 novembre, avete dei fantastici pianeti in Scorpione che vi portano o lontano, proprio all'estero, o vi stanno portando avanti nella consapevolezza, o vi hanno fatto conoscere qualcuno che vive lontano con il quale avere dei contatti ravvicinati del terzo, quarto e quinto tipo, quindi c'è qualcosa di molto carino, no? Che di nuovo, che viene da lontano e che comunque vi rende felici e vi fa bene. Ci sono delle decisioni da prendere anche riguardo a queste cose qui. Vedrete che la luna piena in Toro farà da spartiacque tra un prima e un dopo e porterà una grandissima chiarezza. Io ve lo auguro, perché è importantissimo con il cielo che c'è prendere il meglio ma essere concreti. Fatemi sapere nei commenti come stanno andando le cose, cari amici pesci. Io faccio il tifo per voi, vi mando un grandissimo in bocca al lupo e vi auguro una buona settimana. Siamo arrivati alla fine dell'oroscopo anche questa volta. Grazie per essere stati con me fino alla fine di questo oroscopo fiume. Io vi mando un bacio immenso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i video che usciranno, perché a breve usciranno i video dell'oroscopo 2023. Vi mando un grande bacio, godetevi questa luna piena strepitosa che ci porti anche qualcosa a livello mondiale di risolutivo. Tanti auguri a tutti e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana!